E amici di Fabula Stock, io sono Maurizio, il vostro amico scienziato. Benvenuti a questo nuovo episodio sulla saga dei vulcani. Oggi entriamo proprio nel vivo, parlando di un argomento molto specifico, e sarà lava versus magma. Chiariamo un falso mito sulla lava. Spesso, quando vediamo un film dove i vulcani eruttano, il pericolo principale è sempre rappresentato dalla lava, ma in realtà la cosa è ben diversa. I vulcani prima producono flussi piroclastici, che sono un afflusso di aria calda e cenere che scende da un vulcano in eruzione per inghiottire qualsiasi cosa sul suo cammino e, se mischiati con l'acqua, prendono il nome di lahar. In tutti i casi le persone che vi si troveranno nel mezzo moriranno. Nel mentre producono anche la cenere vulcanica e, poiché è calda e piena di sostanze chimiche tossiche, se respirate possono uccidere. Non solo, ma se questa si accumula su case e altre strutture, il suo peso può far crollare gli edifici. Quindi, poiché la lava si muove lentamente, generalmente non rappresenta un pericolo immediato per le persone, poiché prima ci penseranno i gas tossici e i flussi piroclastici ad uccidere. Spesso questi due termini vengono usati in modo semplicistico, in cui il magma è quello che si trova all'interno del vulcano mentre la lava all'esterno. Possiamo dire genericamente che magma e lava hanno qualcosa in comune, ossia sono roccia fusa o semifusa e possono essere viscose o meno, ma finisce qui perché, ad esempio, quando in queste masse è assente il gas si parla di lava, o mentre quando è presente si parla di magma. In più, entrambi hanno caratteristiche geochimiche differenti, ma vediamo quali sono le differenze più nel dettaglio, iniziando dal magma. Il magma si trova comunemente all'interno degli edifici vulcanici. All'interno del magma solitamente sono disciolti gas, come vapore acqueo e anidride carbonica, con percentuali variabili di zolfo, cloro e fosforo. Uno degli aspetti più importanti di un magma è la quantità di silice che ha al suo interno. Quanto più questo valore sarà alto, tanto più il magma sarà viscoso, ossia farà fatica a scorrere. Infatti i magmi viscosi, detti geologicamente sialici perché al loro interno sono ricchi di silicio ed alluminio, tendono a formare una sorta di tappo all'interno degli edifici vulcanici, dando esplosività all'eruzione. Poi, quando si forma il tappo, i gas contenuti all'interno dell'edificio vulcanico iniziano ad aumentare di pressione, fino a quando il tappo salta, come quello dello spumante. Quando ciò accade, si verifica un'eruzione esplosiva. Tanto più alta sarà la pressione accumulata, tanto più esplosiva sarà l'eruzione. I magmi ricchi in silice raggiungono temperature solitamente comprese tra i 650 e gli 800 gradi Celsius. Mentre i magmi meno viscosi, detti mafici perché al loro interno sono ricchi di magnesio, ferro e calcio, tendono a fluire in modo tranquillo dal cratere. In più, i magmi poveri in silice possono raggiungere temperature più alte e comprese tra i 1000 e i 1200 gradi Celsius. In generale, esistono 4 diversi tipi di magma e questa suddivisione dipende dal loro contenuto in silice. Magmi acidi, quelli di cui abbiamo parlato prima, ossia sono ricchi in silice. Magmi neutri, hanno una composizione intermedia e la loro densità è superiore a quella delle rocce acide e mostrano un rapporto equilibrato di silice. Magmi basici. Quelli che abbiamo parlato prima, ossia hanno una quantità bassa di silice ma ricchi in ferro, magnesio e calcio.
Magmi ultra basici. Sono molto densi, poverissimi in silice e sono formati essenzialmente da silicati di ferro e magnesio. Anche per lunghi periodi, in specifici punti della crosta terrestre con profondità che possono variare da 1,5 a 10 km nelle camere magmatiche, e queste sono dei veri e propri serbatoi delle eruzioni vulcaniche. Quando il magma viene espulso in superficie da un sistema vulcanico e perde i suoi gas disciolti, si può chiamare lava. La lava, quando arriva in superficie, ha una specie di shock termico perché incontra tutto d'un botto temperature molto più basse rispetto a prima, quindi tende a raffreddarsi molto velocemente rispetto a quando si trovava sottoterra. Quando la lava fuoriesce, il gas, non essendo più sottoposto alla pressione di contenimento, viene espulso e la massa fluida si solidifica vetrificando, cioè diventando vetro, oppure diventa microcristallina o ancora pomice. A seconda della velocità di raffreddamento, si solidifica ed ingloba i cristalli che erano contenuti nel magma. La viscosità della lava ovviamente è strettamente legata alla quantità di silice presente, essendo un prodotto diretto del magma. Una volta fuoriuscita dall'edificio vulcanico, specialmente quella povera in silice, può assumere delle forme particolari, come ad esempio la lava a corda, tipica delle Hawaii, o la lava a cuscino, che si genera solo sui fondali marini in seguito al rapido raffreddamento di questa a diretto contatto con l'acqua. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.